Oggi vorrei parlare di un elmo che sicuramente ha fatto la storia militare dell'Europa dell'Evo antico, l'elmo montefortino, detto anche elmo a bottone. Parleremo delle sue caratteristiche strutturali e morfologiche, della sua origine e della sua diffusione e, infine, di tutti quei modelli di montefortino che avevano particolari decorazioni. Prima di cominciare, però, vorrei ringraziare Res Bellica per avermi inviato questa magnifica riproduzione di Elmo Montefortino, in bronzo, come da reperto, e vi invito anche ad andare a visionare una pagina sul sito di Res Bellica, troverete il link nella descrizione del video, che è dedicata alle diverse sottotipologie di Elmo Montefortino. Ed ora andiamo a cominciare. L'elmo montefortino deve il suo nome a uno dei suoi primi siti di ritrovamento, la necropoli dei Galli Senoni di Montefortino d'Arcevia, in provincia di Ancona, nelle Marche, mentre l'altro nome con il quale è conosciuto, quello di elmo a bottone, evidentemente è in riferimento alla sua parte terminale, quella che viene chiamata anche con il termine latino di apex. I romani invece probabilmente chiamavano questo elmo conum, almeno è quanto si può evincere da Varrone, che nel De Lingua Latina specifica che questo nome trae origine dalla forma della calotta, che va appunto ad assottigliarsi in punta. L'elmo montefortino ha una calotta che può essere più o meno bulbosa, un paranuca più o meno sviluppato e delle paragnatidi che sono falciformi, anatomiche, montate su dei cardini e quindi mobili. Il peso dell'elmo complessivo si aggira intorno ai 2,6 kg e lo ritroviamo anche inciso all'interno di un elmo montefortino romano, quello ritrovato a Pizzichettone, probabilmente in relazione con l'episodio che vede i Romani assediare nel 222 a.C. la piazzaporte insubre di Acherrae, appunto l'odierna Pizzichettone. In ambito anglosassone quest'elmo, insieme a un'altra tipologia di elmo, il Colus Mannheim, per un certo periodo, e purtroppo a volte anche adesso, è stato chiamato con il termine colloquiale di jockey cap, che significa berretto da fantino. E questo perché inizialmente, dopo i primi ritrovamenti, si era diffusa l'erronea convinzione che il paranuca fosse in realtà una tesina frontale, come quella di un berretto appunto da fantino. Questo ha portato in alcune esposizioni museali dei riassemblaggi assolutamente scorretti dell'elmo montefortino, che veniva presentato con le paragnatidi montate al contrario, appunto per dare a intendere che il paranuca fosse una tesina frontale. Anche se Quarelli e Paddock identificano un'altra tipologia di elmo, a volte con i paragnatidi trilobati e a volte anche in ferro, come una sottotipologia del Montefortino, questa andrebbe intesa in realtà come una forma di elmo a sé stante, che vede al Montefortino aggiungersi degli elementi che sono propri di un altro elmo, l'elmo celto-italico, così catalogato da Rapin, che è sempre in ferro, ha sempre le paragnatidi che sono trilobate ed ha una forma della calotta che è sempre più appuntita. Le paragnatidi del Montefortino, con la loro forma anatomica falciforme, vanno a tutelare in maniera perfetta l'area maxillofacciale e contemporaneamente non mettono eccessivamente in predicato la visione periferica. Chiaramente le paragnatidi venivano indossate con un'imbottitura interna, che poteva essere di feltro o lana, un'imbottitura probabilmente trapuntata, per ammortizzare chiaramente il contatto della paragnatide con la mandibola e con lo zigomo. Anche la calotta ovviamente veniva indossata sopra a un'imbottitura che poteva essere di lana internamente e di vimini esternamente. L'elmo poi veniva assicurato mediante un laccio di cuoio che scorreva in mezzo agli anelli che si trovavano all'interno del paranuca. Il laccio di cuoio veniva fatto passare all'interno degli anelli in questa maniera, vedete. Poi l'elmo veniva indossato, calcato sulla fronte, e il laccio di cuoio veniva chiuso sul davanti andando a fissarsi su dei ganci che erano posti sulle paragnatidi, esattamente in questa maniera.
Ora, questo elmo, nello specifico, probabilmente è un po' più grande rispetto alla mia testa, probabilmente è di una taglia superiore. Va considerato però che all'epoca spesso gli elmi tendevano ad essere un po' più grandi rispetto a chi li indossava, rispetto alla testa di chi li indossava, perché all'interno dovevano avere una imbottitura cospicua, questo per tutelare il cranio dai colpi che potevano arrivare. Senza un'imbottitura abbastanza spessa, infatti, i colpi avrebbero comunque ferito in qualche modo il cranio, avrebbero potuto portare a dei traumi cranici. Quindi ecco perché la struttura dell'elmo a volte è un po' più grande della testa di chi lo indossa. L'elmo montefortino nasce in Italia a cavallo tra il V e il IV secolo a.C., in seno a quella che potremmo definire una coinè culturale celto-etrusca. Noi non sapremo mai se il primo fabbro armaiolo che ha ideato il Montefortino era un celta o era un etrusco. Sta di fatto che elementi della cultura marziale di entrambe le popolazioni hanno evidentemente contribuito alla sua realizzazione. Ad esempio la calotta, in bronzo, bulbosa, sormontata dall'apex e contraddistinta da questa cordonatura che corre tutti intorno, è evidentemente un elemento celtico. Infatti noi la ritroviamo in un elmo che è stato rinvenuto a Nürnberg, in Austria, datato intorno alla metà del V secolo a.C. Al contrario, le paragnatidi falciformi, anatomiche, montate su cardine, quindi mobili, sono un elemento che è caratteristico degli elmi italico-calcidici, particolarmente popolari in seno alla cultura etrusca. Partendo dalla Gallia Cisalpina e dall'Etruria, quest'elmo si diffonde a macchia d'olio andando a toccare praticamente tutte le coste del Mediterraneo centro-occidentale. Alla radice della fortuna dell'elmo montefortino ci sono evidentemente diversi fattori. Intanto la sua calotta, in bronzo e non in ferro, e dalla forma regolare e semplice, non doveva essere troppo complessa da realizzare, e questo evidentemente doveva riflettersi in chiave positiva sull'aspetto economico. Le paragnatidi anatomiche, poi, dovevano essere all'epoca il miglior compromesso possibile tra la tutela dell'area maxillofacciale e la salvaguardia della visione periferica, che era un elemento che stava diventando sempre più importante in seno all'arte della guerra occidentale. Utilizzato prima quindi da Etruschi e da Galli, il Montefortino viene velocemente adottato da Veneti, da Liguri, da Umbri, Piceni e anche ragionevolmente dai Romani, che ne fanno il loro elmo più caratteristico praticamente per tutta l'età repubblicana. Nella seconda metà del IV secolo a.C. il Montefortino viene adottato anche dai Sanniti e nel III secolo lo ritroviamo rappresentato nell'arte sia degli Iapigi sia dei Bruzzi. Il mercenariato gallico probabilmente deve essere stato uno dei principali canali di diffusione del Montefortino e infatti probabilmente è grazie a mercenari celtici che il Montefortino giunge fino a Cartagine. Noi sappiamo dell'utilizzo del Montefortino da parte dei soldati cartaginesi sia da un graffito ritrovato in Nord Africa, che mostra un personaggio a cavallo con in testa un elmo Montefortino sormontato da una cresta, sia da un ritrovamento al largo delle isole Egadi. Al largo delle Egadi sono stati ritrovati diversi reperti archeologici collegati con la famosa battaglia che vide la conclusione della Prima Guerra Punica e la vittoria dei Romani. Molti di questi reperti sono degli elmi Montefortino. Uno di questi sicuramente non è romano, poiché riporta al suo interno delle scritte in alfabeto punico. I cartaginesi, d'altra parte, saranno quelli che diffonderanno l'elmo Montefortino in Spagna. L'elmo Montefortino sarà infatti l'elmo preferenziale della fanteria libo-fenicia e delle milizie iberiche al soldo dei Barca. Anche se sembra che gli indigeni della Spagna favoriscano il Montefortino con una modifica, l'assenza delle paragnatidi. Non si tratta di una scelta dettata da motivi economici, infatti anche nel caso di elmi che non sono realizzazioni locali, ma sono evidentemente prede di guerra sottratte ai Romani, noi assistiamo in ambito iberico e celtibero dell'asportazione metodica delle paragnatidi, e questo perché probabilmente dovevano essere considerate comunque eccessivamente castranti per la visione periferica, che era un elemento fondamentale per un'arte della guerra così fluida e dinamica come era quella della Spagna.
Ancora a movimenti di bande guerriere celtiche, invece, sarebbero da attribuire quegli elmi montefortino datati tra il III e il I secolo a.C., ritrovati nella propaggine nord-orientale d'Europa, in Ucraina e in Crimea. Quelli ritrovati in Crimea sarebbero da legare a mercenari gallici che probabilmente avevano offerto i loro servigi ai greci del regno del Bosforo cimmerio, mentre invece quelli ritrovati in Ucraina potrebbero essere collegati con elementi celtici che, spingendosi dai Balcani sempre più a oriente, avevano cominciato a porre le basi per una koinè celto-sciitica nelle steppe dell'Eurasia. Secondo l'archeologo russo Oleksandr Simonenko, però, alcuni di questi elmi, quelli più tardi, quelli datati tra il secondo e il I secolo a.C., sarebbero invece da attribuire a un'influenza romana. Noi sappiamo infatti da Plutarco che il ribelle Quinto Sertorio dalla Spagna aveva cominciato ad inviare aiuti sia sotto forma di veri e propri contingenti militari, sia sotto forma di materiali a Mitridate VI del Ponto, in vista della sua campagna contro Roma. Noi sappiamo anche che Mitridate VI, dopo essere diventato anche re del Bosforo cimmerio, aveva cominciato a reclutare diversi reparti di combattenti presso le popolazioni indigene dell'Eurasia, presso Sciti e presso Sauromati. Quindi la presenza di questi elmi potrebbe essere legata a dei materiali militari di provenienza romana, precisamente forniti dal ribelle Sertorio, che sappiamo era quartierato in Spagna, e questo probabilmente potrebbe essere comprovato dalle caratteristiche di questi elmi ritrovati in Russia, appunto in Ucraina e in Crimea, che si riconducono a molti modelli di elmi analoghi ritrovati in Spagna. Oltre a presentarsi nella sua forma più comune, l'elmo montefortino poteva mostrare anche diversi elementi decorativi. Ad esempio abbiamo diversi montefortino di ambito sannita che mostrano degli sbalzi sulle paragnatidi, anche se nell'ambito delle decorazioni quelle più comuni sicuramente dovevano essere quelle legate ai cimieri. L'apex, spesso forato, poteva fungere da supporto per una o più piume, oppure fungere da supporto per un cimiero fatto da una coda di cavallo, oppure ancora fungere da supporto per una cresta lignea che poteva venire decorata o con crini di cavallo o ancora con piume. Noi leggiamo anche di diversi montefortino che sono stati ritrovati con dei supporti, delle cannule o in bronzo o in ferro fissate all'apex, che dovevano fungere da alloggiamento di nuovo per crini o per piume. Cannule sono state ritrovate anche fissate ai lati della calotta, in alcuni elmi montefortino ritrovati in ambito gallico. In ambito celtico e in ambito ligure sono stati ritrovati poi dei montefortino decorati con delle corna in lamina metallica ai lati della calotta, che dovevano rendere il portatore sia più massiccio, più imponente sul campo di battaglia, sia più facilmente riconoscibile, quindi probabilmente dovevano essere elmi propri di condottieri. In ambito specificamente romano, noi leggiamo in Polibio che almeno dal II secolo a.C. era uso portare il montefortino decorato con 3 piume rosse o nere, mentre supporti probabilmente in ferro, che consentivano un porto di piume a raggiera, sono attestati dall'iconografia romana già al tempo della Prima Guerra Punica, sia sui rostri ritrovati al largo delle Egadi, sia sulle tavole di Entella. Questo breve excursus sull'elmo montefortino termina qui. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti, mettete un mi piace e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Grazie.